Ciao! Bentornata su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer, e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Qualche settimana fa abbiamo visto come decorare una libreria. Oggi vorrei vedere con te come decorare anche altre superfici della casa, come il tavolino del soggiorno, i comodini, le console e via così. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Decorare con stile le varie superfici a disposizione aiuta ad avere una casa elegante e raffinata. Vediamo prima alcuni trucchi e suggerimenti generali e poi vediamo come applicarli ad ogni superficie. Non esistono regole vere e proprie, ma questi consigli saranno utili per avere sempre composizioni ben bilanciate. La regola del 3. 3 è il numero perfetto. La regola del 3 consiste nel raggruppare oggetti in numeri dispari, tendenzialmente a gruppi di 3 appunto. Le composizioni a 3 sono decisamente più dinamiche che a 2, creano ritmo e movimento. Con 2 oggetti lo sguardo può solo fare avanti e indietro, mentre con 3 ha decisamente più possibilità di movimento e tutto diventa più interessante. Sistemare gli oggetti a gruppi da 3 darà l'impressione di una composizione studiata anziché elementi posti lì a caso. Attenzione che raggruppare a 3 non significa contare 3 oggetti diversi e metterli insieme. Oggetti simili messi vicini uno sopra l'altro verranno considerati come un oggetto unico. Per fare una composizione bisogna che gli oggetti siano diversi secondo 2 punti che seguono. 1. Altezze e larghezze diverse. Crea quindi composizioni in cui 3 oggetti abbiano altezze o larghezze appunto diverse, questo per creare interesse visivo. Quando i vari oggetti sono similari si perdono, non attirano l'attenzione. Variando invece altezze o larghezze si permetterà allo sguardo di notare i vari oggetti della composizione e di concentrarsi su ciò che ritiene più bello e importante. L'altro è di usare diverse grandezze, forme, texture e finiture. Come per l'altezza e la larghezza, avere forme e finiture diverse serve ad attirare lo sguardo grazie al contrasto. Quindi puoi avere qualcosa di lucido vicino a qualcosa di opaco, qualcosa di grande vicino a qualcosa di piccolo, qualcosa di ruvido vicino a qualcosa di liscio. Come detto prima, è questione di giocare con il contrasto. Se tutto sembra uguale, nulla acquisterà importanza. Usa poi i colori. Partendo dal fatto che hai creato una palette per i colori della tua casa, anche le tue composizioni possono, anzi devono, essere in palette. I vari oggetti possono avere colori similari per una palette monocromo oppure anche colori contrastanti. Attenzione ovviamente al ripiano su cui viene appoggiata la composizione, perché anche quello ha un colore. Parti quindi dalla base su cui appoggi i tuoi oggetti e decidi se metterli in colori similari o appunto in contrasto. Se il ripiano è chiaro, per esempio, potrai mettere oggetti chiari per un tono su tono, oppure scuri per il famoso contrasto, e viceversa, ovviamente. Per quanto riguarda i colori accento, ricorda che appunto sono accento, quindi non esagerare. Usa poi i vassoi.
È una cosa che sta cominciando ad andare di moda e che si vede moltissimo in America, su Pinterest lo avrai notato. Perché un vassoio? Intanto, se scelto bene, è molto decorativo di per sé, ma anche perché in qualche modo dà una delimitazione alla tua composizione, mantenendo il tutto curato, ordinato e organizzato. Fai attenzione dalle varie angolazioni. La composizione deve essere gradevole da ogni angolazione la si guardi. Le fotografie, per esempio, andrebbero messe solo contro il muro. Questo perché il retro del portafoto certo non è il massimo da vedere. Se lo metti su una console appoggiata al muro o in una libreria, non potendo girarci attorno, si vedrà solo la cornice e la foto contenuta. Non sarebbe invece il massimo se messa sul tavolino del soggiorno, dove invece si può vedere da ogni lato. Usa piante e fiori. Ormai me lo hai sentito ripetere un sacco di volte. Portare un tocco di natura in casa è indispensabile. Lo è anche nel creare delle composizioni, perché danno quel tocco di eleganza e di raffinatezza. Può essere un vaso di fiori, un vaso con una foglia, una piccola pianta grassa. Basta che ci sia quel tocco di natura. Ovviamente non è che tutte le combinazioni devono avere del verde, ma siccome avrai più superfici da decorare, qua e là, ricordati questo particolare. Un tocco di calore con le candele. Anche questo l'abbiamo già visto, le candele, anche se spente, apportano calore e intimità. Con i giusti portacandele sono anche molto decorative. Puoi fare composizioni di sole candele, tenendo presente di averle di altezze diverse, oppure aggiungere qua e là una candela al trio di oggetti. Ovviamente non dimenticarti di qualcosa di personale. La casa deve rappresentarti, quindi oggetti che hanno un significato per te devono essere usati per decorare le varie superfici di casa tua. Fai in modo che le varie composizioni parlino di te, delle tue passioni o dei tuoi ricordi. Puoi anche usare oggetti che invoglino chi li vede a toccarli. Potrebbe essere un album foto, un libro particolare aperto su una pagina che ti piace. Questo creerà interattività e potrebbe essere un bel motivo di conversazione. Bene, ora che abbiamo visto i 9 suggerimenti generali su come decorare le superfici, entriamo nello specifico. Tavolino del soggiorno. La prima cosa da considerare è ovviamente la forma del tavolino. Con un tavolino rettangolare potrai mettere un bel vassoio con una composizione, ovviamente da 3 elementi, e magari accanto un bel vaso di fiori o una bella pianta. La composizione potrebbe avere 1 o 2 libri impilati, una candela e un vaso o un altro oggetto. Con un tavolino rotondo sarà importante seguire la forma del tavolo, con un vassoio o vasi rotondi. Se hai un tavolino in vetro e un bel tappeto sotto, tieni le composizioni minimal e semplici. Puoi decidere di cambiare un po' le decorazioni a seconda della stagione, mettendo fiori e piante fresche d'estate e foglie, pigne in autunno e inverno. Per la console o la mensola dell'entrata, lo abbiamo visto nel video in cui parlo dell'entrata, una console o una mensola sono indispensabili perché funzionali. Sarebbe importante avere uno specchio appoggiato o appeso, sia per darti un'ultima controllata prima di uscire, sia perché un eventuale ospite possa darsi una sistemata prima di entrare definitivamente. Hai poi bisogno di un piattino, un vassoio per poterti svuotare le tasche. Se hai lo spazio puoi mettere una lampada in più. La luce è molto importante e una lampada da tavolo crea atmosfera. Anche qui sarebbe importante un tocco di natura.
Vediamo i comodini. Less is more è valido sempre, a maggior ragione con i comodini. La camera da letto serve per riposare, quindi le decorazioni devono rimanere al minimo. Se ami gli abajur appoggiati, prima pensa a quelli e poi aggiungi il resto a seconda dello spazio che ti rimane libero. Una sveglia, un libro, una scatolina, una foto, tutto ciò che ami avere vicino andrà benissimo. Una credenza. Decora la superficie creando tante piccole composizioni. Le composizioni seguiranno sempre le regole che ho esposto prima e dovranno ovviamente comunicare tra di loro, vuoi per materiali, vuoi per colori. Un altro modo davvero elegante è di porre alle estremità 2 lampade uguali perché questo crea simmetria. Puoi appendere un quadro o uno specchio nel mezzo e concludere con una composizione centrale che sarà più o meno vistosa a seconda delle lampade e dello specchio del quadro. Ricordati di creare un poco di contrasto. Se hai una credenza in legno, usa metalli o vetri. Se la credenza è appoggiata ad un muro basso, cerca di non mettere elementi troppo alti in modo da non bloccare, la visuale. Un ultimo suggerimento: prima di correre a comprare chissà cosa, chissà dove, prendi le cose che hai in casa e lavora con quelli. Fai come ho detto per la libreria e parti da zero, togli tutto da tutte le stanze, metti per terra e crea le tue composizioni. Comincia dall'entrata e continua per il resto della casa. Cambierai aspetto senza spendere. Spero che questo video ti sia stato utile, ma come sempre se hai dei dubbi non esitare a scrivermelo nei commenti. Se poi vorrai condividere il video con qualcuno a cui pensi possa interessare, ne sarò onorata e soprattutto mi aiuterà a far crescere il canale. Se poi il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un bel like e se non lo hai ancora fatto ricordati anche di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!